Attenzione, attenzione a tutti i cittadini, attenzione. L'epidemia continua a mietere vittime tra la popolazione del nostro paese. L'unico modo per combattere l'epidemia è la vaccinazione obbligatoria. Tutti i cittadini di tutte le età sono tenuti a presentarsi per la vaccinazione contro l'epidemia presso i centri appositamente istituiti dalla Croce Rossa per la campagna antiepidemica. Chi contravviene incorre nell'articolo 830. Sta arrivando. Prima è arrivato al cancello, passo. Ricevuto, passo. Le macchine nel pianone, passo. Ricevuto, chiudo. Benvenuto. Benvenuto, Presidente. Sono il vicequestore Arras, distaccato dal ministero fino alla fine. La fine di che? Fino alla fine. Prego. È già arrivato qualcuno? No, lei è il primo. Vorrei essere l'ultimo. Prego, da questa parte. Prego. Buonasera, eccellenza. 602. Desidera qualcosa? Prego. Aperta, Don Gaetano. Vado. Confondo. Vorrei visitare subito la cappella. Da questa parte. Padre, arriva il 602. Alla cappella. Pater. Noster. Quies. In celis. Sanctificetur. Nomen. Tu.
voluto passare la notte qui, in preghiera. Verranno tutti? Tutti. Ma forse lui non verrà. 80 probabilità su 100. Me l'ha annunciato per telefono poco fa, da Roma. Peccato, l'occasione unica, il momento propizio. Siamo ad un bivio, lo sai? Doloroso bivio, ma inevitabile. Io ho fede che lui verrà. La telecamera, scusa, ci vedono. Questa è la quinta denuncia contro di te. Anche questa è anonima. Sono sempre loro. Ed è con me che ce l'hanno. Ma è me che vogliono in galera. Nascondila. Benedicimi. Presto vi libererete di me. Forse ho il cancro. Dove? Dove la tentazione è stata più forte. Insomma, dove? Immagina tu. Voglio essere confessato. Rimandiamo a domani. Adesso non gliela farei. E poi è pericoloso. Ci possono essere dei microfoni, lo sai. Sei tanto stanco. Sì, vattene via, vattene. Sono delle canaglie. Prega! Pregate! Prega! Ha trovato qualcosa? No, ancora niente. Ha guardato bene? Si sono fatti furbi. Non creda, non creda. Chi sono quelli lì? Li riconosce? Quello più giovane è il senatore Martellini, presidente della FITOD. E l'altro è Caudo, vicepresidente dell'Arabic. Il loro arrivo a Zaffer non era previsto per questa sera. Vado a controllare i loro bagagli. Due parole per ringraziare Don Gaetano. Secondo te che prete sono io? Buono o cattivo? Come gli altri. Indecenti. Bisogna perdonarli, sono mediterranei. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Buon appetito. Chiedo licenza, Don Gaetano. Vorrei il permesso di desinare umilmente con il personale di servizio in cucina. Faccia pure, dottore, ma da domani. Stasera non siamo organizzati. Onorevole, prego, da questa parte. I problemi sono tanti. Eccone uno. Mio fratello dovrebbe dimettersi dalla tua società. Se io torno al governo, vanno prese determinate precauzioni, vero? Soffertamente. Io sono un prete cattivo, molto cattivo. Ti dirò di più. Il trionfo della Chiesa nei secoli è dovuto ai preti cattivi. La loro malvagità serve a confermare e ad esaltare la santità.
le possibilità aumentano. Sembra che lui arrivi. Basta, mi rifiuto di mangiare con ladri come voi. Cosa dici? Ho detto che mi rifiuto di mangiare con ladri come voi. Ladro sarai tu! Tu ladro, ladro di banane. Ladro di francobolli. Sì, ladri. Ladri! Ridono, ridono. Prima rubano e poi vengono qui a ridere alle spalle del popolo di Dio. Piangete. All'espiazione non si può sfuggire. Avranno quello che si meritano. Ridono. Piangete invece. Siete morti senza saperlo. Il popolo lo vuole. Dio lo vuole. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Abbiamo tutti tante paure, vero? Non si dominano più. È come se vedessero l'inferno. Ma l'inferno è qui vicino. Oh. È sottoterra, ad un passo. Ci siamo dentro. Ed io sono qui per accompagnarvici per mano. Questa volta gli esercizi spirituali li farete come devono essere fatti. Come dico io. Perché non mi hai svegliata quando sei tornato? Eri così serena. Voglio pregare con te. La preghiera ignaziana, con respiro profondo. Padre Noster. Quies in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo ed in terra. Nostrum Quotidiano. Chi è? Sono io, Voltrano. Voltrano, nasconditi. Apri, ti devo parlare. Apri. Sono Voltrano. Sono solo. È importante. Sì? Soltanto tu puoi salvare il partito. Devi tornare assolutamente a capo del governo. Saremo a tuo fianco io, Mozio, Dergo, Capra Rossa, Schiavò e forse anche Michelozzi con tutti i soldi dell'Uru. Voltrano, io non ho bisogno Insieme, di te. tutti insieme dobbiamo spazzare l'immondizia che si annida nel nostro partito. Ma qui c'è una donna. No, non è vero. Voltrano, io non ho bisogno di te. Ma io ho bisogno di te. Non ho bisogno di te. E invece sì, perché io posseggo tutto quello che ti serve per arrivare al tuo intento. In nome della nostra vecchia amicizia. Non voglio fare da capro espiatorio. Certo. Attenzione, sono un supermarket. Ho le prove di tutto. Prove di che? Di tutto. Di tutto? No, grazie. È un mio cadeau. Grazie, Voltrano. Grazie. Grazie. Grazie, buon riposo, Voltrano. Preparati alla preghiera, eh? Un comandare è meglio di un fottere. Sì, certo.
In quest'ora di riposo egli scende a noi pietoso, Gabriele apre la via col suo carro. Ciao. Ciao Martellini. Buonanotte. Buonanotte. Ti è piaciuta, eh? Mi raccomando. Ciao. Ciao, buonanotte. Buongiorno ai signori esercitanti. Anche quest'anno, Sua Eminenza il Cardinale Goffredo Beccaris ha voluto degnarsi di presenziare all'inaugurazione dei nostri esercizi spirituali. Hai sentito la radio stamattina? Sì, alle 7 e alle 7:30. Che dice dell'epidemia? 10 casi alla periferia di Roma e 3 morti a Lecce. Adesso i morti dovrebbero essere 35, o no? Eh no, sono 50. Io coi conti non mi oriento mai. Com'è? Bassa. La vettura di Sua Eminenza sta percorrendo ora il viale di accesso. Si arresta dinanzi all'ingresso dove la folla degli insigni partecipanti tributa a Sua Eminenza un caloroso omaggio. Il cardinale è accolto dal devoto ossequio di Don Gaetano, direttore dei nostri esercizi spirituali e di tutti gli esercitanti. Ora alcuni dati statistici. La partecipazione quest'anno è di 103 esercitanti, mentre l'anno scorso erano stati solamente 89. Un'ulteriore testimonianza dell'interesse che questi nostri convegni vanno assumendo come occasione di orientamento nell'attuale delicata situazione. Descendamus ut ascendamus. Lo faranno papa, troppo giovane. Dobbiamo rilevare come anche quest'anno la partecipazione sia particolarmente qualificata. Hanno assicurato finora la loro presenza 4 ministri attualmente in carica, 9 sottosegretari, 13 onorevoli, 6 senatori, 4 presidenti di società a partecipazione statale, 9 vicepresidenti, 3 direttori generali, 5 presidenti di istituti finanziari e assicurativi, 3 alti magistrati, 2 direttori di giornali, 3 presidenti di giunte regionali e molte altre autorità, sia in campo politico che economico. Ci comunicano l'arrivo del senatore Lombo accompagnato dai figli sottosegretario Aldo e onorevole Franco. Una famiglia che molto ha fatto per la sua città e per l'intera nazione. Onorevole, c'è un cambiamento. Anche quest'anno non hanno voluto mancare a questo momento di feconda spiritualità, verso cui hanno sempre mostrato grande predilezione. Per favore, padre, via, via. Non sta ai patti, non viene. Torniamo a Roma. Peggio per lui. È da qui che bisogna ripartire, da questa occasione. Sarà tagliato fuori. Non capisci che bisogna dargli corda finché si impicchino? Ma io dico che non dobbiamo fare errori. Restiamo. No, non sono d'accordo. No. È pericoloso. Ecco il diavolo. Don Gaetano va a riceverli. Il senatore Lombo gli porge il suo rispettoso ossequio. Ed ecco altri insigni partecipanti. La signora Capra Porfiri, madre del ministro Capra Porfiri, la cui opera in difesa dell'educazione religiosa nelle scuole è a tutti ben nota. Lascia che parlino prima loro. Tanto uno che comincia c'è sempre. Non dire dolorosamente, o soffertamente, o tristemente, e soprattutto magmaticamente, come fai sempre. Ricordati che tanto loro non ti credono, come tu non credi a loro. Parla difficile solo se non hai niente da dire. Il senatore Michelotti, presidente delle assicurazioni Cromor, organizzatore dei pellegrinaggi dell'anno santo. Il presidente dell'Ellican, avvocato Giorgio Mozio, anch'egli della direzione del partito. Canto al Vangelo. Alleluia, alleluia.
sic splendiat lux vestra coram hominibus, et glorificent Patrem vestrum qui in celis est. Alleluia, alleluia. Siete qui riuniti per vostra spontanea volontà, come ogni anno, nell'isolamento e nella spoliazione di tutti i vostri privilegi ed affetti, per creare con preghiere, meditazioni, colloqui un linguaggio che vi riavvicini a Dio. Ma Dio vorrà ascoltarvi? Voi tutti siete uomini politici, voi siete i figli privilegiati di Dio, coloro che governano questo paese in nome della fede. Eppure io leggo nei vostri occhi smarrimento, paura. Le vostre anime sono ghiacciate dallo sgomento. Perché? Siete forse spaventati di fronte alla prospettiva di perdere il vostro potere. Il potere che da tanti anni usate sugli uomini e sulle cose. Ma io allora vi chiedo, nell'anno che è passato, avete dato a Dio quello che è di Dio, poiché una sola paura dovete avere, quella di chi si è allontanato da Dio e dalla Chiesa, lo sgomento di chi sa che il peccato chiama la morte. Vi ripeto, Dio vi ascolterà. Magari tu fossi freddo, ma poiché non sei né caldo né freddo, ma tiepido, io comincerò a vomitarti dalla mia bocca. Apocalisse di San Giovanni. Ecco, io voglio che questi esercizi spirituali siano per voi memorabili. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Canto alla comunione. Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio. Egli ha dato la sua vita per noi e anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Padre, dove sono le ostie? Qualcuno le ha prese. Avete dimenticato di consacrare le ostie? Eppure sono state consacrate stamattina. Anche qui non c'è niente. Le hanno rubate. Sono sparite le ostie. Fratelli miei, è accaduto qualche cosa di molto strano, di incredibile. Per questo chi deve fare la comunione dovrà pazientare sino a domani. Pure le ostie consacrate si sono rubate. È un segno. È un segno, è un segno, è un segno. Si incomincia male. Signore, perché proprio a me? Dice Sant'Ignazio che per meglio vincere ogni disordinato appetito, se si è tentati di mangiare in eccesso, si dovrà digiunare. Ebbene, amici, io digiunerò.
Voltrano, che hai voluto dire? Quello che ho detto. Ti conosciamo. Tu alludi ad altri modi di mangiare. No, infatti io digiuno, seguendo il consiglio del santo. Perché non digiuni anche tu e tutta la tua corrente? Perché non digiuniamo tutti? Che ci farebbe anche bene. Non abbiamo forse mangiato abbastanza ieri? L'altro ieri? Con filiale devozione. Continueremo a mangiare sicuterat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Chi vuole digiunare alzi la mano. Amici, ma qui in mezzo a noi ci sono anche delle persone che sono sempre state a stomaco vuoto e sono gli altri che devono digiunare, gli altri! Ma chi è questo santo che è rimasto a stomaco vuoto? Fuori il nome, chi è? I nomi! Avevo preparato 2 parole per ringraziare Don Gaetano dell'opportunità che ci offre di riflettere, di ripensare, vero? Ma ora straccio quel che avevo scritto. Vedete, amici? Straccio tutto. Nessun discorso preparato. Se vogliamo partire da zero, come dobbiamo. Io credo che sia venuto il momento di riandare con il pensiero ai 30 anni che ci hanno visti alla guida del paese. 30 anni in cui abbiamo svolto una difficile, sofferta, forse angosciosa, conciliazione, riconciliazione, vero? Tra passato, futuro e presente, tra fede religiosa e pratica politica, riconciliazione, tra impresa pubblica e privata, tra stasi e sviluppo, tra nord e sud, tra destra e sinistra, tra ricchi e poveri, tra prezzi e salari, Tra bene e male. Tra noi e gli altri, vero? Adesso nessuno vuole più riconoscere la necessità di una riconciliazione, purché sia, della nostra stessa funzione, vero? Chiedono chiarezze. E allora, che fare? Non si può più sono necessari nuovi orientamenti. Che sfacciato. Oppure ammettere il fallimento dolorosamente. Ma che fallimento? Parla per te. Io credo, amici, che la prima riconciliazione debba avvenire tra noi, vero? Per poter essere creduti. Giusto. Ora devi digiunare. Per oggi digiunerò. Sono con lei. Io digiunerò. Anch'io digiunerò. Io non digiunerò. Io digiunerò. Anch'io digiunerò. Io no. Io sì. Io non digiunerò. Le ostie. Ma questo è un sacrilegio. Chi ce l'ha messe? Dio mio. Chi? Chi è stato il sacrilego? Si faccia avanti se ha il coraggio.
dottore, presto, prego, un medico! dottore! Portiamo il cardiologo, presto! Piano. Papà, non vi spaventate, piano, piano. Si sente venire bene. Sì, adesso chiamiamo il dottore. Piano, Portiamolo in camera sua. Chi ce l'ha messa le ossa? Che vogliono vedere distrutti. Come una manetta. Signori, tra un'ora la prima meditazione dei nostri esercizi, quella sul peccato. Vi suggerisco di rientrare nelle vostre stanze e di prepararvi alla meditazione con tutti i vostri mezzi. I miei bagagli, subito. Voglio andarmene. La prima meditazione è sul peccato, Giacinta. Io devo prepararmi. Devo pensare profondamente al peccato. Mi vuoi aiutare? Sì. Sì. Peccato viene da peccus, difetto del piede. Il difetto ti fa zoppicare e deviare dalla strada maestra. Io devo pesare tutto il mio peccato, tutta la laidezza e la perversità del mio peccato. Io devo guardare in faccia tutta la laidezza, tutta la corruzione del mio peccato. Io sono una piaga che butta. Io sono un asceso che butta tutti i peccati. Ecco, siamo qui, Giacinta e io, peccatori, ai tuoi piedi, e con l'occhio dell'immaginazione guardiamo il nostro peccato. Ma la mia sposa è innocente. No. Il colpevole sono io. No. Sì, No, sì. no, non è vero. Io sono il peccato. Io voglio peccare. Io sento il mio corpo infetto. È una fonte di umori infetti. Io corrompotrei il mio sposo. No, ora no. Ora no. Scusa. Giacinta. Che ha detto la radio dell'epidemia? Altri morti. Dove? Uno ad Avellino. Ho deciso che il tema della prima meditazione dei nostri esercizi spirituali è il peccato. Il peccato degli angeli ribelli? Il peccato originale? No. Il peccato personale. Ora io vi chiedo, qual è il vostro peccato personale? Il peccato di un uomo del potere. Guardate le vostre mani, guardatele! Il potere che esse stringono le sta bruciando. Sì, le sta bruciando. Il peccato non esiste se non c'è il potere ad esercitarlo.
Voi avete il potere e non ponete limiti al vostro potere ed al peccato. Ma quanto tempo credete che vi rimanga? Il potere uccide. Ha già ucciso. Avete voi confessato il peccato a voi stessi? L'avete confessato di fronte a Dio? Confessus est, et non negavit, et confessus est. Confessò e non negò e confessò. Ma perché se confessò, dopo aggiunse e non negò? E perché se confessò e non negò, aggiunse confessò? Te l'avevo detto. Prego, eccellenza, il suo posto è là. Ben arrivato. Chi sei tu? Un ministro? Un sottosegretario? Un consigliere di Stato? Un finanziere di Stato? Un dirigente di partito? Un grande giornalista? E va bene. Sei un uomo potente. Allora io ti chiedo, cosa confessi? Come ti confessi? Come vi confessate? Perché vi confessate? Per essere assolti? Se ciò che si è rubato agli altri può essere restituito e non viene restituito, la confessione per questo peccato non è valida. Il peccato può essere perdonato solo se il maltolto viene restituito. Non c'è salvezza senza la restituzione del maltolto. Denaro, crediti, fiducia, cariche. Il potere stesso. Dunque il maltolto va restituito. Vanno via i napoletani, hanno la coda di paglia. Anche il professor Bastante. Strano. Ora ritiratevi. Meditate su questo tema nel chiuso delle vostre stanze, nell'intimo delle vostre coscienze. L'uno sarà preso, l'altro sarà lasciato. Dove ci sarà un cadavere, là si raduneranno le aquile.
Amici, dite quello che volete, ma il prete ci ha dato del ladro. Quando si parla di mal tolto, si intende refurtiva. Vi pare chiaro, no? E noi non saremo assolti, badate bene, finché non avremo restituito la refurtiva. Dopo 30 anni di vita interamente dedicati alla nazione, al popolo, è triste, umiliante. Io mi sento come piagato. Avremmo dovuto continuare a fare le nostre professioni. Chi mai controlla un industriale, un medico, un ingegnere o un commerciante? Amici, ma se tutti ci chiedono di cambiare, insomma qualche cosa dovremo pur restituire. Mai! Ma quante posizioni abbiamo perduto per la nostra debolezza? Diciamolo! All'ERAC loro, alla Froget loro, all'Ente Cinema loro. Tanto vale passare all'opposizione. Questo no. Io mi chiedo se dietro il prete non ci sia la volontà di qualcuno più in alto. E se già la Chiesa non voglia prendere le distanze da noi, dal partito. Dio mio, sarebbe il colmo dell'ingratitudine. Non possono abbandonarci. E poi per chi? Per loro? Ma è impensabile. La Chiesa gioca sempre d'anticipo, lo sapete. Ora fiuta la crisi generale del sistema produttivo. Nessun problema, capitalismo sì, ma di Stato. E a così facciamo contento a tutto qua. Che cazzo sarebbe venuto a fare, lui? Lui significa anche lei. Lei chi? L'America. Dico io, e se tutti, dico tutti, industriali, preti, CIA, eccetera, eccetera, si fossero messi d'accordo per liquidarci. Che fare? Ci vuole ben altro, bisogna agire, altro che pregare. Via! Si prega al buio e da soli, fino a stordirsi. Immaginate di trovarvi di fronte al vostro giudice, quello vero. Altrimenti non ne avrete alcun merito verso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai limosina, non far suonare le trombe dinanzi a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati. Grazie per essere venuto. Siamo pronti. Il momento è difficile e richiede la massima concentrazione, proprio come agli esercizi spirituali. Scusa un attimo. Rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi, né udire con i suoi orecchi. Che cosa avvicina di più alla fede? Lo sviluppo o la stasi? Dio non si monetizza. La rendita parassitaria è un peccato veniale o mortale? E chi ha detto che è un peccato? Chi giova più alla fede? Un lavoratore occupato o un lavoratore disoccupato? Dio licenzia una volta per tutte. La caduta del saggio di profitto equivale per la società capitalista a ciò che per la Chiesa è la crisi delle vocazioni. Né preti né imprenditori. Non bisogna rassegnarsi. So che ce l'hanno con te. Io non ho paura di andare in prigione. Io sì. Buonasera. 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 Buonasera.
Tutto mi è permesso, ma non tutto è utile. Tutto mi è lecito, ma non mi renderò schiavo di cosa alcuna. Vero? Buonasera. Qui? No, prego. 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 Bello il discorso. Grazie. Attuale. Buon lavoro. Grazie. Cominciamo. Cominciamo. Incominciamo. Amici, il tempo stringe. Il reddito nazionale è caduto. Gli investimenti sono crollati. Il deficit del bilancio è più che raddoppiato. Di fronte a tutto questo si è salvato soltanto l'egoismo degli operai. Questo è il nodo socio-economico. Esca. Non è stato invitato. Esca! Anch'io sono figlio di Dio. Esca! Anch'io sono figlio di Dio. Esca di qui, le ho detto. Perché volete incominciare i repulisti proprio da me? Boltrano, il momento è delicato. Siamo tanti, perché proprio da me? Boltrano, il momento Ho è sempre delicato. creduto di fare il mio dovere. Per il partito, per la Chiesa. Boltrano. Chiesa e partito. Ma cosa? Ho sempre vissuto di astinenza, di penitenza. Ho sempre vissuto come un martire. Mi sono punito da solo, guarda qua. Sì, ho rubato. Sì, ho rubato. Sono un ladro. Ho rubato per il partito. La punizione è eccessiva. Boltrano. La mia vita è stata un inferno. Sì, ma che piacere. Per piacere, Boltrano, non faccia queste cose. Io vado salvato, La prego, capisci? Boltrano, questo è troppo. Salvato. Si copra, si censuri. Per piacere, Boltrano. Io ricordo bene la storia dei bambini, erano 4. Povero. Bisogna comprendermi, vero? Buono. Muoia Sansone. Prego, grazie. Prego, grazie. Prego. 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 Al lavoro, signori. È tardi. Epoca di trapassi. Dovrò portare di nuovo la croce della mediazione sul Monte Calvario dei nuovi assetti. Tutte queste migliaia di corporazioni inquiete vanno fecondate. È vero? Sì. La mia croce si è fatta pesante. Ma anche la loro. Perché? Che gli hai fatto? Hanno dovuto ammettere la loro inferiorità. Sono incapaci di analisi. Mediazione, facce nuove, partire da zero, centralità. In realtà sono fermi, sono come inchiodati. Ora siamo al punto. Mediazione e mutamento nella strategia della stabilità, vero? Grandi linee parallele che corrono verso l'infinito in un disegno che vuole essere soltanto la realizzazione, vero? Sì. Di un disegno più vasto, eterno, immobile. Immutabile. Immutabile. Prego. Viaggio. Lieto. Non bisogna mai dimenticare che i poveri costituiscono sempre la maggioranza assoluta dell'elettorato. Questo è il problema. Così sia.
Deus in adiutorium meum intende. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Contempleremo ora i 5 misteri dolorosi. Nel primo mistero si contempla l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il nome tuo. Venga il regno tuo, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è teco, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del ventre tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è teco, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, così. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è teco, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, così. Kyrie eleison. Cosa fai qui? Non posso restare qui? Chi è? Io sono il cuoco dell'albergo. Ah, già. Mi ha riconosciuto, eh? Adesso libera. Posso restare allora, grazie. Sante Deus. Santa Trinitas unus Deus. Santa Maria. Santa Dei Genitrix. Santa Virgo Virginum. Mater Christi. Mater Divine Grazie, Mater Purissima, Mater Castissima, Mater Inviolata, Mater Intemerata, Mater Amabilis, Mater Admirabilis, Mater Boni Consili, Mater Creatoris, Mater Salvatoris, Virgo Prudentissima, Virgo Veneranda, Virgo Predicanda, Virgo Potens, Virgo Clemens, Virgo Fidelis, Speculum Justitiae, Sede Sapientiae, Causa Nostre Letizie, As Spirituale, As Onorabile, As Insigne Devotionis, Rosa Mistica, Urbis Davidica, Urbis Eburnea, Domus Aurea, Ede di Sarca, Pianua Celi, Stella Matutina, Salus Infirmorum, Refugium Peccatorum, Consolatris Afflitorum, Auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Prophetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctamamium, Regina Sine Labia Virginali Conceptionis, Regina in cielo Assunta, Regina Sacratissimi Rosari, Regina Pacis, Santa Maria, Santa Dei Genitrix, Santa Virgo Virginum, Mater Christi, Mater Divina Grazia, Mater Purissima, Mater Castissima, Mater Inviolata. Ma è morto. Mater Inviolata, Mater Amabilis, Mater Admirabilis, Mater Boni Consili. Ego te absolva peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. L'onorevole Michelozzi è morto, sparato. Bloccate tutte le uscite! Che nessuno lasci l'albergo! Controllate i telefoni! Sei fermo! Che c'è? Che c'è? Che cosa fate? Perché mi perquisite? Portalo via! Su quelle manacce! Non avete capito che io sono il cuoco dell'albergo? Signori, preghiamo.
Tra un'ora in cappella. Meditazione sull'inferno. Buonasera, dottore. Buonasera. Andate. Andate. Il prete è intelligente, intelligentissimo, straordinario, terribile. Certo, se lo avessi 24 ore nelle mie mani per interrogarlo come dico io, come so io, mi farei sputare l'anima se ce l'ha. Perché, è chiaro, l'assassino... L'assassino... È lui? È uno di loro. Dove sono adesso? Sono tutti giù in chiesa. Meditano. Possiamo assistere? Prego. Io voglio parlarvi impudicamente dell'inferno. Non bisogna vergognarsi di credere nell'inferno. Inferno e punizione sono alla base del cristianesimo. Ed io come pastore, oggi più che mai, in questo grave momento, qua sotto, io sento il bisogno di ricordare al mio gregge il pericolo che corre, quello di avere dimenticato l'inferno. Voi dovete con la vostra immaginazione raffigurarvi la lunghezza, la larghezza, la profondità dell'inferno, vedere l'immensità delle fiamme, le anime dei dannati come in corpi incandescenti. Fiamme buie, fumo buio di tenebre senza fine, di zolfo rovente, di corpi ammucchiati l'uno sopra l'altro, senza un filo di aria. Il fuoco dell'inferno non dà luce. He's come. He's come. The judge they announced will be coming from Rome. Il peccato degli uomini del potere è degno dell'inferno più di ogni altro. Vedo tra noi rappresentanti della giustizia terrena. Prego tutti i presenti di mettersi a loro disposizione. Sono il dottor Scalambri, Procura della Repubblica. Procedamus in pace. Signori. Signori. Signori.
Mi sono reso conto che interrogarvi uno a uno è inutile. Perciò cercherò di farvi rivivere, di vivere io stesso la scena che diede luogo al crimine. Vi prego di riprendere i posti che avevate ieri sera. Senza scarpe, no. Con le scarpe. Va bene. Professore, ma lei non era in fondo? No. Lei non era in prima fila? No, qui. Presidente, io devo andare a Rovigo. No. Io ero il primo, signori. Prego. Mi può dire chi stava in prima fila con lei quando avete incominciato? L'onorevole Michelozzi sicuramente, e sicuramente il presidente. Presidente? Sì, effettivamente c'ero io prima di uscire. Il povero Michelozzi, sì, anche perché... È vero, Michelozzi? Era Mozio? Sì. Non è vero? Schiavò? Schiavò? Ecco Schiavò. Venga, Schiavò. No. No? No. C'eri tu? No. C'era Capra Porfiri. No, c'era lei, Schiavò. No. Tu c'eri? C'era Capra Porfiri. Capra Porfiri? Capra Porfiri è là. Sì, è là, Capra Porfiri. Oh no, Presidente. Io stavo nella seconda fila, a destra. Appunto. No, non è esatto, Presidente, perché tra me e Schiavò c'era il senatore Caudo alla mia destra. Mai stato alla tua destra, caro Mozio, mai. Sempre alla tua sinistra, in ogni occasione. Mi dica la sua formazione. Il presidente, Mozio, Michelozzi, Don Gaetano, Voltrano, io e Destrero. Non è affatto vero. Io non sono mai stato alla destra di Michelozzi. No. Ma lasciati servire. Tu eri a destra e come? Sei sempre stato a destra. E sei stato persino alla destra di Mussolini. Posso andare a dormire? Onorevoli, io devo sapere chi era alla destra di Michelozzi. Guardi, io sciaguratamente, questo lo sanno tutti, vero? Confondo sempre la destra con la sinistra. È stata fatta anche della facile ironia, è vero? C'è stata una mancanza di rispetto nei confronti di questa anomalia che è stata causa di molti equivoci. Comunque, io posso testimoniare che al momento dello sparo ecco, a destra di Michelozzi c'era... Per favore, C'era Capra Porfiri. No. C'era Caudo. No. Ci ho No, ripensato. lei Schiavò per piacere, perché... Caudo. Lei prima, vero? Caudo. C'era alla mia destra Don Gaetano. Sì, e aggiungo che l'unico in grado di testimoniarlo è l'onorevole Voltrano, che è sempre stato alla destra di tutti, vero? Quindi non c'è che da interrogarlo. Voltrano, si faccia avanti l'onorevole Voltrano. Voltrano. Chiunque in grado di avvicinare l'onorevole Voltrano è pregato di avvertirlo che il dottor Scalambri è a sua disposizione. Il magistrato inquirente dottor Scalambri è a sua disposizione. Giacinta. Giacinta? Giacinta? Chi è? Ma come chi è? Sono io, apri. Voltrano. È entrato. Delirava. Si è denudato. Ha cercato di violentarmi. Ha rubato tutti i miei collanti. Sembrava impazzito. Bestemmiava come un ateo. Vieni da me, Giacinta. È stato terribile. Vieni qui. Siediti. Tu hai ceduto? Mi ha dato una lettera per te. Dice che qui c'è tutto.
lasciare! No, che fate? Parla! Io soldi da quelli non ne ho mai presi, mai! Presidente, no. Mi ammazzano, Presidente! Fratelli, su! Capra Porfiri, lui! Capra Porfiri! Per chi esca in pace, amen. Ma chi gliel'avrà data? Sì, bruciala. Senti. Allora? No. La brucio o non la brucio? Aspetta, non si può una mediazione. C'è. La lettera la tengo io. È meglio per tutti. Zaffer è un sepolcro e poi non hai altra scelta. Su, stai tranquillo. Vorrei essere confessato. Tu avresti dovuto prendere i voti. Stai male in Borghese, è vero. Hai mai provato a vestirti da prete? Provaci, almeno una volta. È un po' come sentirsi donna. L'estate la brezza penetra sotto, nei genitali. Puoi andare senza mutande. Mezzi uomini e mezze donne, i preti. Ecco. Dove siete incardati, avete una distretta, avete configurare sono i peccatori, non mi pace di figlio, aspetta. Ti ascolto. Sogno. Ho avuto un incontro con l'ambasciatore olandese, vero? E ho sognato. Cosa? Sogno così, ad occhi aperti, desideri, di stupro anche, passivo, capisci? Atti? Nessuno, come in politica. Sogno anche lì di prendere delle decisioni. La riforma sanitaria, medicine gratis per tutti, per esempio. E allora? Allora tu sai quanto mi sta a cuore questa riforma, è vero, ma non riesco a vararla. Togli via le operazioni e poi mi ritiro. È come una erezione mancata, capisci? E allora, che fare in questa immobilità? Bisogna aspettare che tutto si compia. Sì. Hanno trovato Voltrano. Ecco. Morto. Ecco, lo sapevo. Senti, dammi la soluzione, sai, in questi momenti. Un'altra volta. C'è tempo. Voglio la lettera. La custodisco io, gelosamente. Mi fido, sai? Bravo. È pericoloso. Lo so. Ce l'hanno fatto trovare qui già confezionato. Sono 2 sacchi del comune cuciti assieme a macchine. No, è consigliabile non avvicinarsi. Il professor Orecchi afferma che l'onorevole Voltrano porta addosso i segni dell'epidemia. È morto per l'epidemia? No, è morto ammazzato. Ma i segni dell'epidemia ci sono. Scusi.
Che cosa ne pensa di questi delitti? Vede, dottore, per me i delitti non sono mai accaduti, vero? È a piedi nudi. Sì, è vero. Collanti. Mutandina. Collanti. Il sacco di Voltrano era pieno di mutandine da donna, chissà perché. Dei ricambi. Che intende dire? Lo sanno tutti che Voltrano era un invertito. Cominciò in seminario, continuò in prigionia. Era un culetto allegro, insomma. Sa perché hanno affidato l'inchiesta ad un magistrato tanto giovane come lei? Beh, perché ero di turno. Non mi faccia ridere. Hanno paura di scottarsi. Abbiamo tutti tante paure qui. Chi sbaglia qui, caro dottore, sbaglia per tutta la vita. Io scendo. Peccato. Cosa vuol dire? Da Roma mi mandano a dire che lei è frammmassone, è vero? Lei deve lasciarci andare. Dicono che lei non ha mai ricevuto il battesimo. È possibile? È possibile. Ecco, io sono pronto a farle da padrino. Dottore, lei deve lasciarci andare via di qua. Noi abbiamo compiti e responsabilità gravi verso il paese, nei ministeri, in Parlamento. Nel Senato, nelle banche. Insomma, noi dobbiamo assolutamente uscire di qua. Noi ci sentiamo sotto accusa, capisce? È ingiusto. Ecco, fate conto che questa non sia un'inchiesta, ma la continuazione degli esercizi spirituali. Ma... E io, il vostro confessore. Ma che confessore! Ma insomma, noi abbiamo responsabilità verso il partito. Rendete conto? Queste non sono uomini. Sei tu? Sia calmo. Su, avanti. No. No. Eccellenza, su, si spogli. Si spogli. I have... Eccellenza, si metta di... I have many dubbi. Ma chi sono questi, per piacere? Specialisti. Ma quali specialisti? Ma mi faccia il favore. I have many dubbi. No, da prete, io non... No, il colletto no, per piacere no. No time left. Ecco, siamo pronti. Andiamo. Non si preoccupi, signore. Suo marito tornerà presto. Giacinta, stai tranquilla. Dov'è la stanza 801? In fondo a destra. Grazie. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Sempre sia lodato. Sempre sia lodato. Sei benedetto tra le donne, benedetto il frutto del ventre tuo, Gesù. Domine labia mia peries, et os meam annunziava la vita tua. Dio se unito una intende, Domine davanti me festina, gloria Padre, de Figlio e de Spirito Santo, secretare dei principi del sempre in secolo. Signorina, stiamo sempre aspettando. Che c'è lui? Anche se non erano compagni di corrente. Voltrano, Michelozzi, che disastro. Voltrano, Michelozzi, che brutta fine. Anche noi. Zitto! Finiremo così. Zitto! Ci ammazzeranno tutti. Siamo alla resa di conti. Signorina, lo avverta che la conversazione avverrà a mezzo amplifono. Zitto, Non si preoccupi. cretino! Chiamate un medico. Eccellenza, l'abbiamo trovato. Un istante. Buonasera. 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 Avvicinatevi. Buonasera. 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 Buonasera, era ora. Siete polemiche, eh? Buonasera. 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 È superfluo
avvertire i presenti che questa conversazione sarà registrata. Ovviamente. Prima di tutto vorrei sapere i nomi dei presenti. Ventre, Schiavò, Caprarozza, Bastante, Mischia, Mozio, Giogu, Destrero, Saccà, Mortale, Fatigò, Pausa, Lomazzo, Caudo e io. Amici, se non esce Caudo dalla stanza, io non proseguo la conversazione. D'accordo. È uscito? Ha sentito? Esca, per favore. È uscito? Sta uscendo. Caprarozza, controlli. Stronzi. Vi annuncio che il partito è sicuro della vostra innocenza. Quindi collaborate pure con il magistrato, sempre con le dovute precauzioni. Veramente noi siamo dell'avviso che la compagnia debba sciogliersi. Sì, i morti sono già 2. Il mistero è sempre più fitto. E c'è chi è malato di cuore. E lo sanno tutti che il cuoco è innocente. Vengono da fuori gli assassini. Che si resta a fare qui? Ma che volete da noi? Ci siamo fatti un'opinione, la dico. Tutto può essere perduto come tutto può essere salvato. Il partito vi dice su, 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 restate, pregate, continuate gli esercizi spirituali finché il magistrato non sciolga la riserva. Ma insomma, allora il partito consiglia di rimanere. No, il partito ordina di rimanere. Teneteci informati. Ci penseranno i superstiti. Vedremo. Buonasera. Buonasera. Ma perché vogliono tenerci qui, isolati dalle nostre organizzazioni? Dai giornali, dalla televisione. Dal Parlamento, dalle banche, dalle nostre perché? parrocchie, dagli aeroporti, Dalle nostre lontani dalle nostre parrocchie. Ma che succede fuori di qui? Da che cosa vogliono escluderci? Escluderci? Ma perché vogliono? Ma da che cosa? Escluderci da che? Ma da che cosa? Voi ci dovete parlare chiaro. Chi è che ci vuole escludere? Escluderci da che? Ma da che cosa? Non lo so. Signori esercitanti, sta per avere inizio nella cappella la meditazione sulla croce, composta da 2 preludi e un Signori, colloquio con il crocifisso. noi siamo qui per Dopo pregare. avverrà l'adorazione Andiamo. della croce. Ezechiele, versetto secondo. Ed ecco all'ingresso della porta 25 uomini. Allora il Signore mi disse: Figliol d'uomo, per ottenere la vita, voi non avrete più visioni vane e non praticherete più la divinazione. E io libererò il mio popolo dalle vostre mani e voi conoscerete che io sono l'Eterno. Figliol d'uomo, questi sono gli uomini che meditano l'iniquità e danno cattivi consigli in questa città, e nella mia ira farò cadere una pioggia scrosciante. Cosa ho fatto per Cristo? Cosa faccio per Cristo? Cosa farò per Cristo? Voi avete moltiplicato i vostri omicidi in questa città e ne avete riempiti di uccisi le strade. Perciò, così parla il Signore, l'Eterno. I vostri morti che avete steso in mezzo a questa città sono la carne. Questa città è la pentola e voi ne sarete tratti fuori. Voi avete paura. Ma non era così quando l'abbiamo lasciato. Ma perché denudarlo? E qual è il loro scopo? C'è un messaggio in tutto questo. Eppure, l'ho accompagnato io all'elicottero. Don Gaetano, non mi lasci solo con lui! Farò giustizia di voi e saprete che io sono il Signore, del quale non avete eseguito i precetti. Un altro! Un altro! E chi è? Ma questo è il professor Martellini, il presidente della FIDOT. Ecco dove era finito. È morto da almeno 24 ore. Prima di Michelozzi.
avete intonacato. Don Gaetano, mi dica quello che sa. Io mi sento escluso. Sono fuori del gioco. Ma perché? Cosa succede? Se gli esercizi spirituali sono condotti bene, qualcosa succede sempre. Non lo sapeva. È come nelle sedute spiritiche. Io sono stato sempre un fedele servitore del clero, dell'America, del ceto imprenditoriale. Mi devono difendere. Oddio, io non voglio morire. Commette violenze, calpesta il povero, maltratta il bisognoso. Ora io darò libero sfogo al mio furore contro di loro. Così parla il Signore Dio. Batti le mani, percuoti coi piedi la terra e grida ahimè per tutte le abominazioni orribili della casa di Israele, che rovinerà per la spada, la fame e la peste. Chi è lontano morrà di peste, chi è vicino cadrà. Dov'è tuo marito? Non lo so. C'erano degli uomini di là. Forse l'hanno portato via. Chi erano? Non lo so. Voglio che tu li confessi. Ma sì. No, tu resta là. Le donne per la liturgia, nella confessione, devono essere separate da noi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Io non ho altri peccati da confessare che quelli del desiderio. Io desidero per lui il comando, il potere, la gloria, il settennato. Desidero per lui la vittoria, perché solo lui può far risorgere l'Italia dall'abisso in cui è stata gettata. Io come una madre lo vedo alla testa della nazione. Vedo il suo monumento. Ecco, io sono come l'Italia. E lui per me è Cavour, è Garibaldi. Ecco, lui per me è Cavour. E io non posso fare l'amore con Cavour, con Garibaldi, con Metternich, con Disraeli, con De Gaulle. E lui è Cristo, è in alto. Lui per me è Cristo. Ecco, forse questo è il mio peccato. Io mi lascio succhiare perché lui diventi più forte. Ma una madre non può fare l'amore col proprio figlio. E poi altri desideri. Io desidero tutto quello che non si può desiderare, tutto quello che tu sai. Anche in questo momento, io quando ero la sua segretaria, godevo quando lui mi dettava i discorsi. Oggi io godo quando lui me li recita. Ma tutto è fermo lì, nonostante i 6 figli. E io desidero. Forse non so neanche più io cosa. Forse desidero che muoia. Tutti i miei desideri sono di morte. Ecco, io desidero che lui diventi un monumento, cioè un morto. E io una donna. Ego te absolva peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
No. 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 Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché per mezzo della tua santa croce Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo. Perché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Don Gaetano, prego, Don Gaetano. Per mezzo della tua santa croce hai redento il Comunicate, ma solo agli esercitanti, che nella camera 801 è stato trovato anche il cadavere di Martellino. Traetevi dai vostri idoli, stornate le vostre facce da tutte le vostre abominazioni. Questi hanno dato cattivi consigli. Martellini, è possibile? Anche Martellini. Mio figlio. Dov'è mio figlio? Giusti e malvagi. Chi ha visto mio figlio? Uscirà dal suo collo per colpire ogni carne da mezzogiorno al settentrione. Figliol d'uomo. Esultate e rallegratevi, poiché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Da questo momento tutti gli esercitanti devono accostarsi al sacramento della confessione. Mio Dio, se vuoi, tu puoi salvarmi. Perché dei morti non ha avvertito prima me o il vicequestore Aras? Ha voluto dare ancora una mano ai suoi amici? Non sono miei amici, ma per quanto li disprezzi, li amo. Affrettano la caduta. Lei non crede in noi, non crede nello Stato. Spero non mi darà il dolore di dirmi che c'è ancora uno Stato. Dunque non vuole collaborare. E la giustizia, la colpa, l'espiazione. Lei non riesce a dimenticare di essere un giudice, come io non riesco a dimenticare di essere un prete. Siamo i morti, che seppelliscono i morti. Michelozzi aveva in cassaforte documenti gravissimi per la sua posizione. Don Gaetano questo lo sapeva. Anche Voltrano. Anzi, Voltrano aveva anche le prove. Ma lei, dottore, cosa può provare? Io non posso provare nulla senza il suo aiuto. Ma lei mi offre di sé la sua faccia peggiore. Ecco che torna ad usare le parole che dividono. Peggiore, migliore, bianco, nero. Tutto invece non è che una lunga caduta, come nei sogni. Come? Come nei sogni, ha capito? Non ha altro da dirmi. Ha notato che da qualche ora è sparito uno dei più importanti di loro, quello che alcuni chiamano il presidente. È morto anche lui. Chi l'ha informata?
Ego te absolvo ai peccati tui, signore Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ha visto il Presidente? Io no. Lei ha visto il Presidente? No? Sicuro? Lei ha visto il Presidente? No. Perché? Non si preoccupi. Gli è successo qualcosa? Vado a vedere. Mi scusi, lei ha visto il Presidente? Non l'ho più visto dalla seconda meditazione. Grazie. Avranno ammazzato anche lui. Signori? Luce! Luce! Arras! Luce! Portalo via! Accendete! Ma che succede? Arras! No, non è successo niente, calma. Lasciatemi Non solo. mi rendo conto. Cos'è successo? Scalambri! Dio! Scalambri! Dottore! Che succede? Scalambri! Scalambri! È sparito Scalambri! Dov'è Scalambri? Ma Dottor ci dica, Scalambri! prego, che cosa sta succedendo? Chiamate i rinforzi! Hanno rapito Scalambri! Dottor Scalambri! Dottor Scalambri! Vengo! Venga, venga, dottor Scalambri! Dove? Sono qui, nella cripta. Venga! Sì, vengo. Mi hanno portato qui degli sconosciuti, bendato. Che succede ancora? Non capisco. Ma questo è Capo Porfiri. Sfortunatamente per lui sono arrivato troppo tardi. È morto? Sì, irreversibilmente. Com'erano i calcoli? Do? Mi vuol dire almeno cosa ci fa qua sotto con un morto? Sì. Boh. Do. No. Dottore, io devo prospettarle un'ipotesi. Dura, dolorosa, amara ipotesi, ma credibile, dato il momento che la nostra vita politica sta attraversando da qualche anno e i legami che sempre più tenacemente la avvincono alla cronaca nera, alla malvivenza, alla fantascienza. Anche. Permette? Prego. Per oscurare, sempre meglio oscurare prima di sciogliere le riserve, vero? Dottore, attraverso i morti qualcuno, non so chi, mi intenda, non so chi, vuole farci pervenire un messaggio, un avviso, un segnale. Cosa? Una sedia. Si spieghi meglio. Prego. Non capisco. No. È più semplice di quello che sembra. Ecco. Legga che cosa c'è scritto vicino al nome del primo morto, l'onorevole Martellini. Michelozzi vuol dire? No, Martellini, l'onorevole dai capelli rossi. Scaglia? Ifim, Rate, Ortis, Icipu. Ecco, lei, dottor Scalambri, immagina che cosa significano tutte queste stravaganti parole. Sono delle sigle. Sì. E immagino che ogni sigla rappresenti una società, un ente, Bene. un istituto, una federazione cui la vittima fosse interessata. Bravo! L'onorevole Martellini era presidente di molti enti, di molte società. Tutte dello Stato. Badi bene. E così altri. E cioè? E cioè, io posso assicurarle che tutte queste strane parole, Snainer, Hagan, Adopra, Cita, Fensis, Romanoleggio, Inalo, Anasarda, Anarla, riunite, dissociate, moltiplicate, divise, fratturate, amputate, vanno a formare la seguente frase. Todo modo para buscar la volontà divina. Cosa vuol dire? È una frase di Sant'Ignazio, ovvero vuole dire tutti i modi per trovare la volontà divina. Chi le ha suggerito questa ipotesi pazzesca? Lasci perdere gente che se ne intende, specialisti, vero? Sono loro che hanno individuato alcune sigle madri. FITOD, presidente appunto il povero Martellini, Federazione Italiana tra Operati e Degenti. 40 miliardi annui, FITOD, TOD. Ora passiamo alla seconda società, quella presieduta dal secondo morto, il povero Michelozzi, la Cromor.
credito operazioni, mercato ortofrutticolo. Cromo? Sì. Da Cromor noi possiamo estrarre le seguenti lettere. O, M, O. Omo. Avremo quindi To, Do, Mo e il restante Do. Legga le sigle delle società presiedute dal terzo morto. Sveiner, Egan, Frigorla, Inacor, Emigrant, Adopec. Adopec! C'è il Do! Il Do di Modo. Ado, Modo. Anzi, c'è il DOP. Adop, Modop. È la P di para! Para! E da dove si ricava l'ara di para? Dall'Arabic, la società petrolifera presieduta da Voltrano. Arabic. Ara. Ha ragione. Grazie. E in più c'è la B. Arab. Buscar. Para buscar, bravo! Todo modo para buscar. Ora, deve sapere che la frase di Sant'Ignazio è lunghissima. Faccia in modo di controllare i superstiti prima che ricominci la carneficina, vero? Ma cosa gli dico io a Roma? Todo modo para buscar la volontà divina? Sì. Ma quelli mi ridono in faccia. Perché? Ma le sembra una spiegazione plausibile? I fatti avvenuti negli ultimi 10 anni nel nostro paese hanno mai avuto una spiegazione plausibile, secondo lei? Deve essere l'ora del rosario. Noi andiamo. Todo modo è un credo integralista, ma potrebbe essere il contrario. Estremisti travestiti da reazionari. Estremisti? Andiamo, autista. Ecco. Dottore. Venga, dottore, prego, venga. Dottor Scalabri, Dottor Scalabri, per favore. Tutto a C'è un posto? altro morto. Meno Il male. sesto morto. Ecco, l'onorevole Capra Porfiri. Semplicemente, prima di sciogliere ogni riserva, è necessario che lei comunichi, spieghi al vicequestore il meccanismo delle sigle. Una Tutto barella. è possibile, persino che l'omicida sia Sant'Ignazio. Andiamo. Ma dove va? Vedrà! Dove va? Si prepari! Avrà una sorpresa! Devo dire tutto quello che ho scoperto? Far crollare il castello? Ci dobbiamo consegnare al nemico? Rovesciare la piramide? I rapporti di classe? Cambiare cultura, cambiare tutto? Devo cambiare veramente? Todo modo para buscar la volontà divina. E che cos'è la volontà divina? Non è anima e non è mente. Non è immaginazione, né opinione, né ragione, né pensiero. Non è numero, ordine, grandezza, piccolezza, uguaglianza, disuguaglianza. Non è viva e non è vita. Non è spazio, materia, scienza. Non è bontà, né verità. Non è tenebre, né luce. Non è errore, né verità. Io sono un politico, ho bisogno di indicazioni concrete. Tu sei un uomo come tutti gli altri. Ami il potere? Sì, magmaticamente. Sei pronto a cederlo? E a chi? Non c'è nessuno meglio di me. Sai, io credo di avere una missione da compiere, sì. Hai le stigmate? Sì, a volte mi pare di vederle. Sì. Guarda, anche adesso, vedi? Io non le vedo. Tu sei come gli altri. Segui il loro esempio. E non fingere più. No! Io non sono come gli altri. Io sono diverso dagli altri. Io non sono avido. Io non sono arrogante. Io non sono ipocrita. Io sono una persona per bene. Sono una persona onesta. Non rubo io. Non manco ai fatti. Io non rubo io. Dimmelo anche tu, per favore, che non sono come gli altri. Dimmi che non sono. Tu sei come i tuoi elettori. Cinico e feroce. Segui il tuo mandato fino in fondo. Tanto noi due cadremo assieme. Tu, con i tuoi ricchi impostori che ti tengono al governo solo per proteggerli dai poveri. Io con il mio stupido gregge, innocente peccatore, che aspetta da me
solo il viatico per l'altro mondo. Tu non mi ami più. No. Sei tu che non mi ami più. Io lo so. I preti sono ingombranti. Confessami, per l'ultima volta. Io ho la sensazione che non ci vedremo più. No, non potrei assolverti. No, tu devi assolvermi. Devi assolvermi. Non Lasciami. pensa a ciò che rappresentiamo, non a ciò che siamo. Sei una beghina. Piangi come una beghina. No, io per continuare ho bisogno della tua soluzione. Cosa siamo noi senza voi? Voi senza noi? Loro! Non possumus. Allora, restituiscimi la lettera di Voltrano che ti sei tenuto. Mai di mia volontà. È una decisione grave, pensa di significati, ma urgente, vero? Gaeta. L'onorevole Bastante? Presente. Professor Bastante, mi deve dire distintamente le sigle degli enti di cui fa parte. Come presidente? Anche come vicepresidente, membro del consiglio di amministrazione, sindaco, vice sindaco, eccetera, eccetera. Fargip. Inalo. 30 miliardi. Cia. Priap. E poi Allop. Maghreb. Ulop. Igor. Bastante, ne hai nascosta una. Tu presiedi la Panzider. 50 miliardi di fatturato. Te ne sei forse dimenticato? Sì. Panzider. Scusate. Ora basta. Non ricordo altro. Professore. Sì, Presidente. Purtroppo lei è nella rosa. È triste. Ne è sicuro? Ma è designato. Possibile. Sì. Lei con la AR di Fargip è in pericolo. Pericolo? Lei dice? Sì, è in pericolo. Lei mi segue, vero professore? Perfettamente. Allora io la consiglio di mettersi subito a disposizione del vicequestore Arras. A disposizione? Sì, per il suo bene. Per il mio bene? Per il suo bene. Per il suo bene. Dove mi portate? Per il suo bene. Io non mi vergogno del mio passato di democratico. Ho servito per 30 anni il mio paese. Caro Basta professore, con questi evidentemente Caprerozza. c'è qualcosa che non va. Presente. Le sue sigle, per favore. Amper, Ferrop, Mater, Mas, Mufid, Skaya, Urgep, Spes... 25 miliardi. Emp de Pep. 30 miliardi. Ripeta. Emp de Pep. Ecco, scusi Caprarozza, come si scrive? E-N-P-D-P-E... No, vada piano, ripeta per favore. E? N? N come Napoli? No, Bari. B come Bari? No, P. B? No, B. B come Bari? B. Cosa vuol dire, Caprarozza? Ente nazionale di previdenza degli enti di previdenza parastatali. Lui può stare tranquillo, vero? Vorrei tornare a casa, a Bari, lei lo sa perché. Non è possibile uscire, deve restare qua. No, io devo andare a casa, è urgente, io vado a casa, non posso rimanere qui, non voglio rimanere qui, voglio andare a casa, Stai calmo, basta! Io non voglio morire. Mi scusi, ma io devo andare a Rovigo. Come? A Rovigo. Si metta seduto, Presidente. Proseguiamo, siamo arrivati alla lettera L. Presidente, a Rovigo. Lombo. Rovigo. I Lombo sono 3, vero? Sì. Alfredo? Assente.
È malato. Aldo? Presente. Mi dica le sue sigle, per favore. Mizrap, Logi, Trop, Ming, tutto gas. 23 miliardi! Pater, Tulip, Magic, Finz, Tronc. No, Lombo, non dici tutto. Tu e tuo fratello siete intralciati anche con la Fargip 30 miliardi l'anno. Beh, è una semplice consulenza. Del resto, anche tu, schiavo, avevi la consulenza fiscale della Fittotta di Michelozzi. Sì, è dell'Urgep. Allora, 30 lo miliardi. stesso discorso vale per Caprarozza, che era presidente della Urgep, ma attraverso la Tuttogas di Fatigò, che era proprietaria del 50% delle azioni della Urgep, si collegava con la Arabic di Voltrano, proprietaria del 68% delle azioni Tuttogas. Quindi Caprarozza è in pericolo. E anch'io lo sono, in quanto presidente della Visir, che è proprietaria del più grosso pacchetto azionario della Tulip di Fatigò, collegata tramite la Mother Bank con la Cromo di Michelozzi. Allora, io sono in pericolo. Ma è stato voltato, nella trappola. Io con la fallo che svolgere nella Mother Bank. Cari Pasqualini, questo è il punto. Siamo tutti in pericolo, vero? Anch'io che involontariamente sono vostro complice. Il mio animo è esulcerato, sono desolato. No, ma che desolato? No, sono desolato. Sono veramente addolorato. Dici sempre che sei addolorato, esulcerato, mortificato. Ci hai imbrogliato, ecco! Sicuro ci hai imbrogliato. Sono 30 anni che ci imbrogli con la tua falsa tristezza. Ecco, sono 30 anni che ci imbrogli con le tue mediazioni. Stai sempre a piangere! Ma dov'eri in questi ultimi 30 anni? Sei un siglato pure tu! Ministro 25 volte, 4 volte agli interni! Schedati per anni! È tuo fratello, è il fratello di tua moglie. Parlaci dell'Efras, della mia un suocero prefetto, un cognato generale, senza parlare di me, che sono il marito di tua sorella! Vergogna! Perché non ci parlate delle vostre riunioni segrete col capitale di Stato? Ma chi ci dice che questa non sia una trappola per tutti? È assurdo! È assurdo! Lui! Un uomo immacolato come il presidente è un vilipendio! Vigliacchi! Assassini! Siete dei vigliacchi! Siglato! Siglato! Sono loro! Per cortesia, calma! Calmatevi! È un vigliacco! Il vigliacco con il revólver! Calma! Calmatevi! Non è niente. Come? Niente. Sono normali giochi di corrente, non si preoccupi. Non ho sparato io! Non ho sparato! No, lui non ha sparato, no. Adesso i fratelli risorgono, vero? Su, professore, non è successo niente, abitudine, no. Risorgono, su. Non ho sparato! Su, anche voi, onorevoli, non fatevi Guardate! così. Guardate il televisore! Il televisore! Guardate! Anche voi, per piacere. Tutto è bene. Ma è da lì che hanno sparato! Hanno sparato da lì! Guardate Don Gaetano! E Don Gaetano l'hanno ammazzato! Don Gaetano! Don Gaetano! È nella cripta! È morto. Don Gaetano! È morto! Sparato. È morto Don Gaetano! L'hanno ammazzato! L'avete ammazzato! Eccolo lì. Santo, vero santo. Questa pistola ha sparato una sola volta. Infatti, si è sentito un solo colpo. Sì. Io di colpi ne ho sentiti 3. No, un solo colpo, onorevole Ventre, mi dia ascolto, uno solo. Santo lo fanno, Ma io ne ho sentiti 3.
Uno. No, un colpo Suicidio. Sicuramente suicidio. Se vieni due. Sì, suicidio. Perché? Perché sei suicidato? Perché? Prego. Povero. Bello, Madonna, è un patrimonio. Stava a un'asta di Milano 3 anni fa, 50 milioni. E questo vale 30 milioni. Sì, non ne bastano 40. Allora era vero quello che dicevi. Infatti, nulla di apocalittico. Dunque, un prete che riconosce soltanto l'autorità divina. Nel timore di essere condannato anche dagli uomini per le sue colossali truffe, impazzisce, giusto? Giusto. Perfetto. E si vendica dei suoi nemici politici. Li uccide. Li uccide uno ad uno. Giusto? Sì, giusto. Prego. Poi un lampo di coscienza. Sì. Chissà. E spia. Sì. E si uccide di sua mano. Sì. Poiché mai avrebbe dato ad altri uomini il diritto di giudicare o condannare. Giusto? Giusto. Noi apprezziamo, vero? Noi sappiamo che spesso i grandi mistici, come insegna la storia, si librano nel mondo oscuro della follia. Vero? In sintesi, per un sacerdote, quale migliore occasione degli esercizi spirituali per compiere una strage? Coraggio, signori, l'occasione è unica. Senza paure. Coraggio. Ecco, piccolo archivio personale. Ecco l'onorevole Voltrano. Lumbo, Presidente, Lumbo. Sia vostro. Il dossier dell'onorevole Ventre. Saccà. Caprarozza. Destrero. Calma. Lei, schiavò, mi spiace di insistere, ma era alla destra del povero Michelozzi. No. Eppure. Per favore, scusi, anche lei per piacere mi aiuti. È persino imbarazzante. Stava per espatriare. Sì. Sì. Canaglia. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Madre di Cristo. Ma può una madre compiere il più orribile dei peccati? Mi succhia. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in Il hora potere, Ave Maria, grazia la gloria, benedicta gli onori e il settennato. Ave Maria, grazia Cavour. benedicta tu in mulieribus. Garibaldi. Eccellenza, si fa tardi. Bene. Morto. Bene. Allora io vado. Sono tutto. Permesso?
Siamo di partenza. Ma dove andremo? Bene. Niente paura. Sono il cuoco. Una raccomandazione. Una piccola raccomandazione per mio figlio. Bene. Chi sono questi? Gente del comune, disinfettano contro l'epidemia. Ah, l'epidemia! Quanti morti? Quanti morti? Sono 58. 48? No, 58. 38? Oh, guarda. La moltiplicazione rapida dei danni e dei pesci. No, sì. Ecco, mi schiavo. Sì, ecco, io lo avanzo, sì, lo mando alla mattina mercantile. Oddio, ma anche lei, schiavo, fa prendere certi spaventi che, per favore, io non capisco questo carissimo amico che ha sempre avuto il gusto della rappresentazione macabra, vero che non sempre. Anche lei, dottor Scalambri, non si ricorda, il battesimo, io devo ancora farle da padrino e lei mi fa. Ah, ecco il giovane di Rovigo. Rimandiamo a Rovigo. Ah, il professore. 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 Questa nuova. La legge va fatta rispettare. Siamo adesso. Questa è una guerra. Sono io, il ministro degli interni, e se vi dico di sparare, sparate! Quanti furono gli operai uccisi a Modena? 9. Allora facciamo 10. Non sarò da meno di Mario. Tenere il potere. Su. Non lasciare il potere. Su. Su. Adesso puoi uccidere anche me.
nome. Tu, veniat, regnum, tu, fiat, voluntas, tua, pane, nostro,